tanta strada. A 4 km ci aspettano degli altri amici. Bene ragazzi, abbiamo trovato i nostri amici che da 2 giorni hanno comprato un camper e anche loro sono motociclisti, grandi viaggiatori, però stanno anche loro provando questa nuova esperienza. Lucia si è messa subito comoda. E sì, l'ultima volta che ci si era visti con Lucia e Simone era stato proprio in questa particolarissima esperienza. Una bella casualità ad una manciata di chilometri da Sestriere. In fondo, avevamo inaugurato una delle prime uscite in camper con degli amici davvero speciali. Vedono, però ci sono delle buone polpette. Salute! Salute ragazzi! Vamos, grazie! Vediamo subito questo vinello che mi sembra casereccio. Ammazza che buono! Vero? Ragazzi, la pasta con le polpette. Ragazzi, mi sento un po' meno in colpa perché ho camminato. Però la pasta con le polpette è tanta roba. Ragazzi, buon appetito! Buon appetito! Ah, c'è anche lei! Vai! Ciao, go! Ciao, go! Buon appetito! Buon appetito. Vamos! Alla grande! Ciao, grazie! Ciao! Siamo qui! E a distanza di qualche anno, guarda un po', la casualità ci aveva fatto ritrovare. Che meraviglia la vita! Ed era nata la mia proposta di dedicarci un momento per fare 2 chiacchiere insieme con calma. Squadra! Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ci vediamo prossimamente. Chissà dove, chissà dove! E così, in una uggiosa giornata milanese di gennaio, organizziamo di fare 2 chiacchiere su un prato umido di un parco milanese a parlare del loro viaggio e dell'esperienza che da qualche anno stanno vivendo. Non era in fondo né il loro bellissimo Valentino né una curiosità particolare verso alcuni paesi che avevano visitato che suscitavano l'interesse mio e di Barbara. Piuttosto era quel cambio di rotta che aveva la forza evocativa di indicare un colpo di fianchi, una sterzata, una manovra decisa che mi riportava anche a passate scelte personali che avevano altrettanto a che fare con il viaggiare. Quindi Lucia e Simone non solo avevano scelto la loro rotta, ma avevano offerto ad un ampio pubblico l'incredibile idea che si può seguire la propria di rotta, si possono realizzare i propri sogni, si può riprendere il proprio tempo ora. Offrivano l'ennesima ulteriore conferma, riportata ad esempio anche sul libro Vagabonding di Rolf Potts, a proposito del mollare la presa dalle cosiddette certezze di questo mondo per non confinare il viaggio ad una breve parentesi violentata dal fattore tempo, il peggior nemico del viaggiare. E quindi, ricordando quando con Simone molti anni prima avevamo ad esempio saldato i telai della mia Africa Twin, in uno dei tanti rituali di appassionati motovaggiatori che si preparano per la prossima avventura, nonché quando nel loro garage si parlava di viaggi fatti e da realizzare, ad esempio in India e Nepal, pregustando il piacere molto prima della partenza, quel giorno, sotto un cielo cupo e a tratti piovoso, con uno stato d'animo, non lo nascondo, anche abbastanza agitato, senza pretese e con grande semplicità, iniziamo a chiacchierare creando una tale bella energia di quelle che lasciano il segno per molto tempo. Allora, oggi in questa uggiosa giornata milanese incontriamo degli amici e dei viaggiatori davvero speciali. Ovviamente la vocazione del canale Wanderlust, e quindi porta questo nome, è legata proprio al fatto di esprimere un concetto di richiamo al viaggio molto forte, molto potente, che è quello che sicuramente esprimono i nostri amici con cui oggi faremo 2 chiacchiere. E siamo qui con Simone e Lucia di Psetsover. Ciao ragazzi, benvenuti a Milano. Benvenuti a Milano. Allora, Simone e Lucia, noi abbiamo un po' un passato in comune, intendo il passato motociclistico, perché abbiamo vissuto determinate esperienze che hanno fatto parte un po' anche della prima fase dei vostri viaggi legate al mondo moto. Ricordo quando abbiamo fatto il giro con il vostro Camillo, quando ci facesti fare il giro vicino casa. Sì. Ricordo quando ci confrontammo prima del vostro viaggio in India e poi in Nepal, eccetera, eccetera. Però oggi siamo qui e do un significato speciale a questo incontro, perché voi rappresentate, un po' come si diceva prima, coloro che hanno davvero con tenacia realizzato, costruito e realizzato un sogno, con tenacia e credendoci tantissimo. La prima domanda che voglio fare a te, Simone, è questa.
che cosa piace di voi al vostro pubblico? Credo e spero che sia la spontaneità, il tentativo di raccontare le cose come sono, senza stravolgerle, e la semplicità, perché viviamo in un mondo dove i contenuti vengono sempre più costruiti, dove in qualche modo devono sempre cercare di attirare di più. Per noi è troppo, e vogliamo raccontare il mondo per quello che è, e quando forse qualcuno si accorge che il mondo è molto bello così, nella sua semplicità, nella sua naturalezza, forse questa cosa inizia a colpire. Non lo so, può essere questo. Assolutamente. D'altra parte, appunto, conoscendoci da un po', io ho visto che voi siete rimaste quelle persone semplici, quelle persone generose che ricordavo, quindi comunque nel corso del tempo vi ha arricchito ulteriormente in questo senso il viaggio, proprio per avere anche una maggiore consapevolezza, credo, anche dei valori. Cioè il viaggio ti può arricchire sicuramente per tante cose. Il carattere di fondo, secondo me, no, cioè quello che hai è quello che poi sicuramente puoi imparare tante cose. Il fatto di essersi messi a fare video e diciamo metterci al pubblico è una cosa in più. Per esempio, dal mio punto di vista è anche un po' difficile parlare, no, a una videocamera come adesso, o comunque ai video che facciamo noi, quindi anche molte volte non esprimo neanche i miei sentimenti personali, ma questo non lo faccio neanche nella vita reale, diciamo, quindi a volte può sembrare che non ho voglia, ma io sono proprio così, cioè i miei sentimenti sono miei, quindi non è che tutto quello che sono io lo metto al pubblico, e forse anche questo si capisce dai video, no? E forse è la bellezza in questo senso, perché molte persone, chi ti segue, chi vi segue, si rende conto di avere a che fare con delle persone, permettetemi di dire, normali, non dei supereroi. Non attori. Quindi, non attori, quindi delle persone capaci. assolutamente. Però ecco, la domanda infatti che volevo fare su questo è: qual è il limite che deve avere, Simone, secondo te, la telecamera accesa affinché non diventi uno strumento invasivo rispetto al vostro viaggio? Ma banalmente noi cerchiamo di fare ciò che ci piace fare, cioè, quindi se in un momento io non mi sento di prendere la videocamera, non lo faccio spontaneamente, naturalmente, e quindi ogni volta che ho la videocamera in mano perché lo voglio fare con passione, perché ho voglia di raccontare qualcosa, ho voglia di raccontarmi, e quindi non succede l'effetto che sono stufo di farlo, non lo devo fare per forza. La fortuna da parte nostra è probabilmente che a me in particolar modo piace proprio cercare di raccontare, anche di imparare a raccontare, e quindi a volte mi manca, adesso dico non ho la videocamera in mano da qualche giorno, a me manca. Se vuoi no? te ne presto una. Sì, quella ve la vuoi trovare. Però, e quindi non è complicato questo aspetto, viene molto spontaneo, noi non riprendiamo ogni singolo istante, anche perché non facciamo il grande fratello, però tutto ciò che raccontiamo viene fatto in un momento in cui mi va di farlo, appunto. Questo è semplice. Quindi giustamente voi ritagliate il momento, preservando invece tutto ciò che non deve essere giustamente condiviso, perché comunque l'esperienza di viaggio poi comunque è un'esperienza intima e individuale, forse ci sono anche dei momenti che voi preservate per voi. Nell'ambito in realtà della propria esperienza di viaggio, in realtà dico, credo che non capiti mai che noi non censuriamo cose, cioè banalmente quando la sera vado a cenare, ci guardiamo un film, non sto a riprendere che mi guardo il film, sono queste le cose che intendo. Certo. Quando ci prepariamo da mangiare, quando magari ci divertiamo un po' nel farlo, lo riprendiamo, però il famoso caffè. Esatto, quello perché lo faccio volentieri, perché è un momento in cui io cerco di raccontare cosa succederà o cosa è successo anche nella notte, quindi già è un momento che io ho anche per iniziare la giornata, ma che ho io. E quindi no, nell'ambito del viaggio in realtà no, se vogliamo è quello della vita quotidiana che
cioè, credo che poi a nessuno interessi sapere tutte le sere cosa mangi. Assolutamente. E non lo voglio fare, non è Assolutamente. quello che vogliamo raccontare. In che modo fa crescere il viaggio? O chi di voi due vuol rispondere, ovviamente. In che modo fa crescere il viaggio? O meglio, il viaggio fa crescere. Beh sì, quello sicuramente. In che modo penso che ognuno lo fa crescere, non trovo il termine, ma a modo suo, cioè non è che c'è una cosa che vale per tutti, no? Cioè il viaggio fa crescere perché è una cosa molto soggettiva. Una cosa che posso dire fra le tante, perché ce ne sarebbero tantissime da dire, ad esempio stare in coppia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, cioè penso che noi siamo cresciuti da questo punto di vista come coppia, cioè all'inizio forse ci becchettavamo anche di più, c'erano molti più momenti magari di screzi, di cose fra di noi, che adesso invece adesso è molto meno. Quindi imparare anche a stare insieme così tanto tempo per tutta la giornata, per 365 giorni l'anno, anche quella è una delle cose che abbiamo. Si cresce, certo. Poi vabbè, ci sono tutte le altre cose, ma tantissime, si potrebbe parlare. Immagino. È molto difficile fare a voi delle domande proprio perché comunque c'è una condivisione, no, abbastanza frequente, quindi in totale genuinità, no? Voi avete portate, no, verso l'esterno le vostre esperienze, i vostri incontri. Guarda, se ti posso dire una cosa in questo ambito, e credo che spero che si veda nei nostri video, è che una persona che cerca di viaggiare lo fa, o che vuole viaggiare lo fa per miliardi di motivi diversi, non c'è il modo giusto o sbagliato di farlo. Il nostro non è il modo di viaggiare, è il nostro modo di viaggiare, uno delle infinite possibilità. Io credo che ci sia un fattor comune che consente a tutti di godere di più della propria modalità di viaggio, e questo credo che sia la propria capacità di rispettare ciò che vedi e di cercare di non giudicarlo a prescindere, o di non cercare di portarlo ai minimi termini a quello che sono le tue consapevolezze, perché il mondo è talmente vario, talmente differente rispetto a quello che abbiamo qua, che se tu sei aperto ad accettare che qualcosa non sia come tu te lo aspetti, o che non debba per forza essere come tu vuoi che sia, questo ti consente di crescere, di portare a casa qualcosa, di ragionarci, di cominciare a comprendere un qualche cosa che non sapevi, e soprattutto magari di cominciare magari a lungo tempo, a lungo termine. Questo è uno dei motivi per cui noi vogliamo viaggiare lentamente. Più stai in un posto e più riesci a comprendere, forse a un certo punto a dirti, però in effetti forse all'inizio non avevo capito questa cosa, e lì credo che hai fatto un momento di crescita, certo, del viaggio, hai portato a casa qualcosa, poi ognuno porta a casa qualcosa di diverso, ed è giusto così, ed è anche il bello. Beh, questo è un grande insegnamento della strada, del viaggio, degli incontri, perché questo rientra un po' nel tema delle propensioni, capacità personali, competenze, chiamiamole così, no? Che poi può avere una persona, però su questo poi ritorno dopo con un'altra domanda. Ora, voi sul vostro libro, appunto, Cambio di rotta, utilizzate esattamente questa frase: per me la libertà è il desiderio di esplorare per essere padroni della propria esistenza, per essere se stessi in ogni circostanza. Tra uno che è fermo, ma è consapevole e sta realizzando la propria vita, Okay. il musicista, ok? Che non ha bisogno di viaggiare, però quella è la sua mission. E quella che invece è il viaggiatore, che invece ha bisogno di alimentare la propria vita attraverso l'avventura. C'è una differenza? Io credo che il principale aspetto su cui bisogna ragionare ogni giorno della propria vita sia la consapevolezza di ciò che stai facendo. Nel momento in cui tu ti senti realizzato
ma ne sei consapevole di questa, sei consapevole della tua vita, di ciò che stai facendo e veramente è ciò che tu vuoi fare in quel momento, è la cosa giusta. Viaggiare non è meglio che andare in ufficio tutte le mattine, a prescindere, se a te piace fare ciò che stai facendo, ti senti realizzato e ne sei consapevole. È un aspetto un po' più difficile di quello che si pensi comprenderlo, perché essere veramente consapevoli di se stessi non è così facile. Bisogna veramente chiedersi tutte le mattine quando ti alzi se io sto facendo ciò che veramente mi sta realizzando, oppure ne sono talmente assuefatto, ci sono talmente abituato che mi sembra la cosa migliore per me, poi in realtà invece se ci rifletto bene non lo è. Certo. Nel momento in cui la risposta è sempre sì, io voglio andare a fare, voglio realizzare qualche cosa e quel qualcosa prevede che io vada in ufficio, non vedo perché io debba sentirmi di vivere una vita migliore perché vivo su un camion. Ma poi soprattutto, cioè, questo vale assolutamente anche per noi, perché cioè, noi questa cosa l'abbiamo pensata da tanto prima di partire, che appunto idealizzavamo il viaggio, e poi a un certo punto abbiamo pensato, ma è la cosa principale che vogliamo fare? Sì, ok, facciamo tutto per viaggiare. Però poi comunque è una cosa che, cioè, noi adesso stiamo viaggiando da quasi 6 anni, cioè è una cosa che devi continuare a fare, perché comunque noi l'abbiamo scelto e ok, però poi via via il viaggio si evolve, il lavoro si evolve, abbiamo iniziato a fare così tanti video, cioè è diventato proprio un lavoro, il libro, eccetera eccetera, quindi è una cosa che si è evoluta, e quindi non è detto che sia come ci aspettavamo, quindi è una cosa che anche noi dobbiamo fare in continuazione, cioè è una cosa che ci piace ancora, quello che stiamo facendo, quello che è diventato, sì, allora continuiamo. Certo. Non è detto che appunto quello che stiamo facendo sia sempre e continuamente corretto per noi. Certo, poi magari ci potrebbe essere anche una trasformazione, può cambiare tutto, Esatto. ma questo Tutti fa parte cambiamo, della anche- vita. Quindi anche noi comunque lo facciamo sempre. È anche impensabile, secondo me, dire un giorno realizzerò il mio sogno. Secondo me questo è un grave errore, nel senso che se tu hai un sogno devi provare a realizzarlo nel momento in cui ce l'hai, il sogno, perché le cose cambiano, noi stessi cambiamo, le situazioni si evolvono, guardiamo O perlomeno cercare di provarci. Cioè, è chiaro che magari uno ha tanti sogni, però non è detto che tutti può realizzarli, no? Però perlomeno essere consapevoli che quelli che dice vabbè, questo sogno sono in grado, faccio qualcosa per, ecco. Sì. Non usare le scuse, ad esempio, no? Che poi ognuno si dice no, però adesso non posso perché ho questo impegno di qua, di là, di su, di giù. Molto spesso sono delle scuse che uno prende e dà a se stesso, e poi inconsciamente probabilmente per giustificare o la propria incertezza nel provare a realizzare qualche cosa che comunque magari può essere un cambio importante, o forse il fatto che non è poi così veramente interessato nel farlo. Certo. Quindi non c'è la via giusta e la via sbagliata, è la vita che ognuno di noi vive nella consapevolezza che la rende unica e speciale e degna di essere vissuta, qualunque questa sia. Che cosa sarebbe stato Steps Over e il vostro viaggio senza YouTube? Il nostro viaggio in realtà prosegue a prescindere dai video. Uno dei temi fondamentali di cui noi spesso parliamo è il fatto proprio che ci sono tantissime modalità differenti di fare YouTube, e anche nell'ambito del viaggio e delle esperienze di viaggio ce ne sono tantissime. Noi usiamo una tecnica che è quella di fare il viaggio che noi vogliamo fare, a prescindere dai contenuti che poi verranno, no? Perché noi è questo il sogno che vogliamo realizzare, viaggiare. Certo. E quindi se io già mi modificassi l'itinerario in base al fatto che so che se vado a vedere una determinata cosa farò più views, cosa che
io non giudico, è un altro tipo di lavoro, Assolutamente. è un lavoro che io ad esempio non sarei in grado di fare, perché probabilmente so già che prima o poi mi stuferei. E quindi noi facciamo il nostro viaggio e ciò che incontriamo raccontiamo, e cercando poi proprio di creare un filo conduttore che sia ciò che è stato incontrato da noi lungo la strada, che a volte può essere qualcosa di wow, che roba spettacolare, a volte è la volte banalità, no. è la normalità di quello che c'è. Assolutamente. Questo perché noi, come dicevamo all'inizio, vogliamo cercare di raccontare il mondo così com'è. E se io ad esempio devo raccontare, non so, adesso siamo negli Stati Uniti, gli Stati Uniti, facendoti vedere solo cosa c'è nei posti più belli, più conosciuti, sembra che io mi sia mosso con l'aereo, che in mezzo non ci sia niente. In realtà non è così, ci sono centinaia, magari a volte migliaia di chilometri di deserti, di praterie, a volte di montagne senza niente, che a noi piace percorrere, piace farlo con lentezza e godere anche di quel momento, proprio come poi magari godremo delle attrazioni più eclatanti, della natura più sfarzosa, Certo. e quindi senza nessun tipo di distinzione, proprio perché non vogliamo che in qualche modo la nostra passione per il viaggio venga meno a favore del fatto che se facciamo un altro tipo di esperienza facciamo più video o più visualizzazioni. A noi va bene così. Questo conferma un po' quello che tu hai risposto, che voi avete risposto alla prima domanda, no? Perché piacete alla gente. Piacete alla gente in questo senso proprio perché cercate di condividere in maniera autentica ciò che state vivendo, senza fronzoli, senza artefatti, senza costruzioni. E su questo, che non necessariamente diventa una conseguenza, no? La domanda che sto per fare, però comunque può essere un elemento condizionante, no? Voi non avete sponsor. È una scelta di ulteriore libertà? Sì e no, nel senso che è tanto una scelta che abbiamo maturato nel tempo, non l'abbiamo fatta da subito, perché sempre lì YouTube offre tante possibilità di finanziare la propria vita, perché è un lavoro fare YouTube e ognuno può decidere canali differenti con cui finanziarsi. Le sponsorizzazioni piuttosto che i video promozionali sono una parte che a volte, molto spesso, è la parte più consistente per gli YouTuber, per questo tantissimi ci puntano, e anche questo è un modo differente di lavorare, di fare i propri contenuti. Poi c'è chi lo fa molto bene, con passione, e chi magari lo fa meno bene, ma questo vale sempre. Però noi, anche lì mi riallaccio un po' al primo punto, non vogliamo creare dei contenuti che siano appunto dettati da quello che è la nostra necessità di finanziarci. Certo. Perché se io devo raccontare la mia vita, il mio modo di essere, ciò di cui ho bisogno, ciò che vedo, non posso infilarci in mezzo ad esempio delle promozioni, certo, che poi non fanno più capire alle persone che mi seguono, ma allora di questo prodotto tu hai veramente bisogno, oppure credi semplicemente che sia un prodotto bello e me lo vuoi, lo vuoi promuovere. Certo. E è un confine abbastanza sottile, perché a volte può esserci in realtà entrambe, no? Perché effettivamente potrei promozionare qualcosa di cui veramente io sono molto contento. Però a prescindere, se inizio a farlo, dopodiché io voglio che le persone capiscono subito, no? E quindi abbiamo deciso di non farlo, di non promuovere. Nel momento in cui invece abbiamo la possibilità di collaborare magari con un'azienda che produce un qualche cosa che io veramente mi sento in grado anche di in qualche modo di sviluppare, o di dare il mio contributo affinché un'azienda magari possa anche migliorarsi, allora questo magari lo valutiamo in un modo differente. Questo è un esempio che ad esempio per noi è capitato con le batterie. Lavoriamo con questa azienda affinché loro sviluppino il loro prodotto, certo, ma in realtà io non lo promuovo, non mi interessa promuoverlo. Io faccio qualcosa che mi piace, perché a me piace anche essere un po' nerd, e ho trovato non il se modo n'era di accorto farlo. nessuno. No. Ho trovato il modo di farlo e lo faccio con passione. Dunque,
Lucia, nell'immaginario collettivo molto spesso, no, il viaggio è sempre stato accostato al viaggiatore, no, al maschile. Molto spesso, ma assolutamente non va d'accordo con la storia che dimostra il contrario, perché ci sono delle grandi donne viaggiatrici che hanno realizzato delle imprese incredibili, scalate sull'Everest, edizioni fotografiche in zone di guerra, piuttosto che giro in 72 giorni da parte di una donna, anche in tempi dove, come dire, c'era maggiore complessità per fare tutto questo. Attraversamento del Tibet, Ne hanno fatte di ogni. Però ecco, comunque, tu sei donna, in questo senso ce lo puoi dire tu. C'è uno sforzo maggiore che deve compiere una donna per vivere l'esperienza che stai vivendo tu? Cioè, lo sforzo maggiore, cioè, è uno sforzo diverso. Diverso, sì. Perché magari l'uomo ha più forza fisica momentanea, però in genere una donna è per tanti versi magari più resistente alla lunga, no? Se ovviamente è una cosa che vuole fare assolutamente nel suo intimo. Innanzitutto non deve essere condizionata da qualcun altro o in un certo caso o in un certo senso spinta, no? Dal proprio, ad esempio, compagno o da qualchedun altro. Cioè è una cosa che vuole fare lei e quindi ha una sua resistenza interiore. Nel nostro, ad esempio, noi prima viaggiavamo in moto e sicuramente ti posso dire che lo sforzo era completamente diverso. A chi lo dici? Cioè, a livello di sforzo fisico e anche psicologico, perché guidare una motocicletta, come io ho guidato per tanti anni, cioè anche psicologicamente, oltre che fisicamente, è diverso che viaggiare su un camion. Questo anche un po' la scelta, no, del mezzo che abbiamo avuto, perché cioè, non so se sarei stata in grado di fare 6 anni di viaggio su una motocicletta. Ma credo che neanche io. Quindi ovviamente uno poi si sceglie anche la propria area di comfort. Assolutamente. E noi penso che l'abbiamo trovata. Io non provo assolutamente nessun sforzo a viaggiare come stiamo facendo noi, anche se viviamo in uno spazio relativamente piccolo. Io ho tutte le mie cose, anzi adesso faccio fatica ad esempio a stare in una casa grande, no? Come stiamo in questi giorni. Quindi io ho trovato la mia area di comfort non mi manca nient'altro. Su questo volevo chiederti se ci possono essere stati dei momenti in passato o anche nel presente dove uno dei due cerca un po' la propria privacy, no? Cerca di starsene un po' per i fatti suoi e di conseguenza ovviamente non è una casa, è una condizione diversa, magari vi trovate anche nel bel mezzo del nulla. È capitato? Capita? Però banalmente non è che abbiamo bisogno di tanti spazi, cioè uno può stare per conto suo anche in un piccolo spazio, cioè se si vuole isolare lo possiamo fare anche in uno spazio piccolo, immagino. Sì, poi abbiamo arredato casa in modo che ci siano un po' due ambienti differenti, quindi non è un tema, nel senso, da sottovalutare nell'ambito di una vita come la nostra, perché è anche umano che ci sia bisogno anche di un minimo di distaccamento, se vuoi anche di qualche centimetro, però certo. Una persona dorme, l'altra legge o guarda la televisione o lavora e l'altra si riposa, o banalmente quando si sta poco bene. C'è chi magari ha bisogno di stare a letto e chi invece può vivere la propria vita e fare e quindi da questo è nata poi anche la scelta di un veicolo di una certa dimensione, viceversa avrebbe anche magari avuto meno senso. È un momento del tuo libro dove parli di un confronto, di un incontro con un indiano che ti lascia comunque così una piccola pillola di saggezza quando ti dice, relativamente alla Royal Enfield, ma mi permetto di dire non è l'unica moto che ha questo genere di problemi, prima o poi si guasterà, è solo una questione di tempo, no? Quindi questa cosa praticamente ti resta nella testa perché poi tu la vai ad applicare rispetto anche all'allestimento, l'andate ad applicare rispetto all'allestimento del camper, della serie cerchiamo di
proteggerci da tutti quelli che potrebbero essere i guasti meccanici, perché quel famoso indiano tutto sommato aveva ragione. Durante tutti questi anni c'è stato un momento, un incontro che ci volete raccontare talmente speciale, perché c'è stata una persona che in termini di saggezza vi ha lasciato qualcosa. Ne sono capitati certamente tanti, quindi farei fatica a sceglierne uno, perché ogni persona che incontriamo ci dà qualche cosa, non proprio tutti certamente, però quelli con cui passiamo più tempo, con cui abbiamo la possibilità di passare più tempo, senza parlare di cose chissà quanto assurde o pillole di saggezza che tu potrai usare, fare tue, come se fosse quella di un santone, no? Certo. In realtà nella loro semplicità le persone ti sanno sempre dare qualcosa, perché ti raccontano parte della loro esperienza di vita, che se ci pensiamo è la cosa più importante che un uomo ti può raccontare, e non c'è bisogno che queste esperienze siano le più assurde, le più fancy, le più drammatiche o le più favolose, strabilianti. Quando qualcuno ti racconta ad esempio come è riuscito a fare nel suo piccolo, a gestire le sue cose, i suoi problemi quotidiani, io ritengo che sempre, prima o poi, magari quella cosa ti potrà essere utile. È proprio il bello del viaggio, no? Non andare a cercare quello che tu sai che è un qualche cosa di unico, incredibile, ma sono le tante piccole cose che una persona ti può dare, che tante persone ti possono dare, che creano un qualche cosa che poi diventi tu, no? Applicandolo poco alla volta. Ad esempio io, una cosa veramente banalissima, non è una cosa, una frase che ricordo, ma sono dei gesti di un Tuareg che ci ha accompagnato in Libia per 2 settimane e con cui abbiamo vissuto 2 settimane nel deserto, e io per esempio da lui tipo ho imparato a usare pochissima acqua, no? E questo in viaggio ad esempio a volte è comodo, no? E quindi così, una cosa fra le tante. Parliamo proprio di queste situazioni perché poi ti arrivano in un certo modo, le noti, no? In base poi alle sensibilità che abbiamo, diverse sensibilità. Ma poi sono se le ritrova. Sono gli incontri. Abbiamo incontrato uno degli ultimi, uno a caso. Abbiamo incontrato una ragazza che faceva volontariato vicino a un fiume in Alaska. Questa ragazza era canadese, mi sembra, canadese di una città grande del Canada, trasferitasi in Alaska per amore, e dopo lei è arrivata assolutamente con l'idea che io non andrò mai a caccia, a pesca, figurati, di qua di là. Invece dopo 2 anni in realtà è diventata una persona diversa, comprendendo magari le necessità di vivere in certi posti, e questo ti fa riflettere come le persone possono cambiare, anche magari all'inizio pensandolo in modo completamente diverso, magari anche opposto, magari anche in maniera forte su certi temi, e quindi è stata un'occasione di comprensione ulteriore del fatto che l'apertura mentale è importante. Ce l'ha dato ad esempio un esempio piccolissimo, banalissimo, questa persona. Non ci sono paletti, non bisogna essere esperti di qualche cosa per viaggiare, bisogna volerlo fare. Però ti aiuta, no? Se hai una competenza magari... Ma tutto ti aiuta nella vita, qualsiasi sia la tua competenza. L'importante è provare a volerla utilizzare eventualmente, o siamo sempre lì, essere aperti magari ad apprendere altre cose. Però noi ci teniamo a spiegare che noi facciamo un viaggio di un certo tipo. Noi siamo anche appassionati ad esempio di fuoristrada, di luoghi remoti, di deserti, territori dove magari devi un minimo essere capace di cavartela, no? Però questo non è strettamente necessario ad ogni viaggiatore. Il viaggio che abbiamo fatto noi nelle Americhe potrebbe essere fatto in tantissimi altri modi differenti, e potrebbe ad esempio non essere necessario un veicolo come il nostro, tutt'altro,
E così come potrebbe essere che tu non abbia bisogno di essere un meccanico, di non essere un esperto informatico, di chissà, o di chissà che Simone cosa. fa tutte le manutenzioni, tutte le cose, perché fondamentalmente gli piace. Mi piace, ma poi a noi serve anche dover risparmiare, ad esempio, no? E quindi diventa una cosa importante, ma soprattutto un po', perché in questo caso ce l'ha spiegato il nostro amico Sharif in Libia, lì ci sono situazioni in cui vige la regola dell'inshallah, ovvero se mi capita qualcosa, Dio mi aiuterà e lo risolverò, però Dio non ti aiuta se tu non fai niente, mettici le mani e prova a risolvere il problema. Quindi provare a fare le cose è la grande differenza tra interpretare che vabbè, prima o poi qualcuno mi aiuterà, mi siedo e aspetto, piuttosto che mettici del tuo e prova, dopodiché sbaglierai, farai, però non hai altra scelta, ci provi e magari piano piano impari a fare delle cose con gli errori, come fanno tutti. Nessuno inizia qualsiasi tipo di esperienza avendo le competenze necessarie per farlo, però si impara, e bisogna, la grande differenza, il grande passo è nell'essere consapevoli del fatto che tu vivi per strada, quindi queste cose ti possono succedere, come diceva l'indiano, prima o poi ti succederà. Se tu hai paura di queste cose, hai paura che queste cose possano essere un limite per te, cerca di fare qualche cosa affinché tu senta meno questo limite, però non bisogna neanche arrabbiarsi, neanche disperarsi nel momento in cui accadono, perché fanno parte della tua vita, come qualunque lavoro al mondo, come qualunque vita al mondo ha le sue difficoltà e ognuno le gestisce come meglio crede. Il nostro viaggio non cambia. Molto spesso si parla di caratteristiche personali, no? C'è chi è fatto in un certo modo e di conseguenza ha la possibilità di vivere meglio il viaggio, quindi di creare anche una maggior sintonia con altre persone che incontra durante il viaggio, le difficoltà e tutto quanto. Ci sono delle caratteristiche sulle quali magari voi avete lavorato particolarmente di voi stessi nel corso di questi anni, perché vi hanno aiutato in tutti i sensi? Credo che sia un aspetto molto soggettivo e non credo nella stereotipizzazione di qualsiasi cosa, nel senso, non ci sono le caratteristiche personali del viaggiatore, o soprattutto un viaggiatore migliore di un'altra. Anche qui ognuno ha le sue, a seconda della tipologia di viaggio che tu hai intenzione di fare, probabilmente sarebbe meglio che tu abbia caratteristiche differenti rispetto ad altre, però anche qua non credo che ci sia quella giusta o quella sbagliata. Ognuno di noi vive le proprie esperienze di vita come meglio crede. Ad esempio, banalmente, noi abbiamo incontrato tanti viaggiatori durante il nostro viaggio e abbiamo incontrato dei signori, ad esempio, che magari facevano anche, ad esempio in Latino America, che non avevano voluto imparare lo spagnolo perché non gli interessava neanche interagire con le persone, perché loro amavano la natura, quindi loro andavano in giro per fare trekking, per vedere paesaggi, però non si accostavano alle persone del luogo, mentre altri, ad esempio, che erano più portati verso i rapporti umani e non gli interessava affatto vedere posti spettacolari, ma andavano a fare il viaggio proprio per incontrare persone. Quindi, cioè, anche lì vedi, capisci, certo, che ognuno sceglie il proprio modo. Certo. L'importante è non giudicare. Questo credo che sia, come dicevamo anche all'inizio, che è l'unica cosa che forse deve essere valida per tutti, che nessuno si può permettere di giudicare tantomeno il paese che stai andando a visitare, ma tantomeno un altro viaggiatore che lo sta facendo, perché, come l'esempio della ragazza che a un certo punto ha iniziato a cacciare, non puoi mai sapere cosa ti succederà nella vita, magari prima o poi diventerai anche tu come quella persona che oggi hai giudicato. Quindi apertura mentale, e quindi ciò vuol dire accettare qualsiasi tipo di
di possibilità differenti, quindi io non so darti il consiglio, qual è la caratteristica personale. Beh, però l'hai appena citata. Già l'apertura mentale è una caratteristica personale Beh, sì, importante. Quello più che altro apertura mentale, ma anche, cioè uno poi la può pensare diversamente da un altro. L'importante è il rispetto per Certo. un'idea diversa, no? Assolutamente. Cioè la cosa che va bene ci sta con tutto, come il nero, no? Assolutamente. Allora, può capitare magari quando si è in viaggio per lunghi periodi un po' di guardare, no, a come eravate quando vivevate qui, no, nella condizione diversa, eccetera. Come questo accade qualche volta? Fate dei pensieri su questo? È bellissimo ricordarsi quando eravamo in Italia, stavamo comunque bene in Italia e non siamo scappati. Però io non è che mi vedo, cioè, o penso adesso cosa starei facendo in Italia, perlomeno io no. Sì, noi abbiamo lasciato con dispiacere, se vogliamo, anche l'Italia, le nostre città, le nostre famiglie, i nostri parenti, e quindi è stato un saluto che abbiamo fatto per andare a cercare qualcosa che in questo momento ci sembra che ci possa pagare di più. Però in questo momento cerchiamo di vivere al presente, quindi la nostra vita in questo momento è da un'altra parte, quindi non voglio pensare cosa sarebbe potuto essere qua o cosa abbiamo lasciato qua. Noi abbiamo fatto questa scelta e viviamo giorno per giorno questa scelta. Non sappiamo neanche cosa succederà un domani, proprio perché, rilasciandoci quello che abbiamo detto, vogliamo pensarci quotidianamente. È quello che voglio fare, sì, e quindi proseguiamo. Facciamo due passi intanto che vi faccio due ultime domandine. Avete mai pensato vagamente, però pensato a quello che potrebbe essere un punto d'arrivo del vostro viaggio? No, questo proprio assolutamente no, proprio perché all'inizio del viaggio noi abbiamo iniziato con l'idea di tempo, con l'idea di consumo del tempo, che era quello a cui eravamo abituati quando partivamo per le vacanze, e quindi tutti noi credo siamo abituati a cercare di fare il più possibile in questo poco tempo che abbiamo, perché magari è una cosa che aspettiamo da tanto tempo. Vedere tutto. L'approccio nostro dall'inizio, dei primi mesi, del primo periodo, è stato proprio questo, se vogliamo, che non eravamo abituati a gestire il fatto che da un momento all'altro avevamo tutto il tempo che desideravamo. E è un processo personale, quello di cambiare il proprio stile, il proprio modo di pensare in funzione del tempo, che non è assolutamente semplice, e noi non abbiamo certamente terminato questo percorso. Infatti stiamo provando a rallentare sempre di più, proprio perché non vogliamo pensare a dove saremo domani, tra un mese, tra 2 mesi, tra un anno, assolutamente. Vogliamo pensare a cosa c'è qui. Oggi siamo qua con voi e ci vogliamo godere questo momento. Domani ci godremo quello che capiterà domani. Scusate. Ciao, Hai fame? cosa vuoi? Scusate, questo è il bello della diretta. Cioè, era affascinato. Era interessante. Era molto affascinato. Ma hai visto come si è messo? Ma è spettacolare. Sto aspettando qualcosa. È bellissimo. Cici, vieni qua. Vieni. Concludiamo qui. Grazie, per me è stato un piacere. Che dite? Grazie. Grazie di anche cuore, noi. è stato un piacere nostro, veramente. Sì. Quando sarà la prossima? La Prossimo prossima occasione in Italia? Non lo sappiamo proprio. È proprio per quel motivo che Non lo sappiamo. Ipoteticamente potrebbe non essere tra tantissimo, perché ormai il viaggio ci ha portato abbastanza a nord, dobbiamo pensare al prossimo continente e ci penseremo adesso nell'anno che viene. Vedi, un minimo di programmazione la dobbiamo fare. Però non abbiamo i tempi, e in funzione di quello che succederà capiremo. Allora, da Steps Over e Wanderlust direi che è tutto. Grazie, alla prossima. Ciao a tutti, Grazie. ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.